Se chiudo il biroccio qua e poi Si fa per dire. vi spiego, sì, è chiuso, vabbè. Dai, che forse lunedì lo prendiamo. Io direi mettiamoci all'ombro un attimino e vi spiego cosa è successo ieri sera. Ieri sera avevamo chiuso poi il video, no? Marina ha detto, vado a fare un giretto a piedi mentre io finivo di editare. Torna e mi fa, non ci crederai, ho trovato una cosa bellissima. Allora vi spiego. Noi volevamo andare a vedere una funzione religiosa, perché poi alla fine si parla di una funzione religiosa, dei dervishi. I dervishi cosa sono? Sono degli specie di ballerini che girano su se stessi con dei vestiti particolari, con delle specie di gonne molto larghe. Continuano a girare su se stessi e sembra che appunto vadano in trance. Fa parte della religione islamica questo. Comunque questa funzione qua, sono addirittura dei locali che lo fanno, o addirittura di specie di palazzetti, perché è una cosa bella da vedere. Ma ieri sera abbiamo avuto la fortuna di essere nella sede principale dove è stata fondata questa congregazione dedicata a chi ha inventato questo movimento. Guarda caso ieri sera c'era una funzione religiosa a tutti gli effetti per pochi intimi nel senso che saremmo stati un centinaio, non di più. Marina ha detto ho trovato i biglietti gratuiti per poter andare a vedere la funzione, quindi siamo vestiti in fretta e furia e siamo andati a vederla e adesso vi lascio le immagini. Prima fila per uno spettacolo. Aspetta che sto ancora piangendo. Dopo lo spieghiamo, dai. Siamo nel centro culturale della città di Konya che promuove ballo tradizionale religioso solo il venerdì sera e ci è andata di culo. Organizza queste serate dove l'ingresso è gratuito, l'importante è venire qua alle 7 e prendere il biglietto. Adesso non disturbiamo perché ci stanno guardando tutti malissimo e ve lo commentiamo domani. بسم الله الرحمن الرحيم Öyle yapınca bu sefer hiç uyuyamaz oldu. Bu defa uykusuzluktan çok rahatsız oldu. Hazreti Mevlana. Posso andare in giro a farmi le figuracce così? Ragazzi, questa è una novità nella mia vita, non ho mai messo un cappello. Però veramente fa troppo caldo, mi brucia la testa, non ce la posso fare. Comunque ne ha comprato uno uguale anche Mauri, anche se mi prende per il culo. Non so quando mi vedrete, forse quando faccio il pirla, che faccio il cowboy. Veramente siamo stati fortunati ieri sera perché ci siamo trovati in questa associazione culturale che è stata poi una cosa molto intima, perché tutte le persone di fianco a noi pregavano e partecipavano a questa funzione, cioè di turisti non ce n'erano, facevano dei gesti con le mani, facevano delle cose, loro tutti quanti seguivano. Sappiamo che di fronte c'è il centro culturale nuovissimo, moderno, che tiene 3.000 persone
e lì fanno degli spettacoli molto più grandi, con molti più dervishi, con molte più gonne che viaggiano, che danzano nell'aria, è bellissimo. Però non era, cioè, c'è soltanto il sabato, ok? Quindi a noi è andata invece bene vederlo il venerdì in questo scenario suggestivo molto intimo. Sì, che lì spiegavano tantissimo, proprio anche i versetti del Corano, che cos'era anche tutta la funzione, c'erano degli schermi sia in turco che in inglese, dove proprio spiegavano passo passo Cosa succedeva? la funzione, come si sviluppava. Quindi è stata veramente interessantissima, soprattutto sotto questo punto. È stata talmente coinvolgente che alla fine eravamo quasi commossi, ma ci siamo commossi prima. Perché? Questo lo devo dire perché Ah sì, è vero, è vero, carinissimo. Io veramente mi stupisco. Allora entriamo, avevamo i nostri biglietti con i posti assegnati, 13 e 14. Guardiamo la fila e inizia il 14, faccio il 13 di fianco, non c'era, ho detto oh cavoli. E praticamente il 13 era nella fila davanti, più in basso, tutto sulla destra. Dall'altra parte completamente, non è che era davanti. E io gli faccio, Marina, voi dai ci dividiamo, io vado di lato, vai di qua. No? Un signore ci ha ascoltato. Mi ha solo preso il biglietto dalle mani e è andato dallo steward a dirgli che noi eravamo separati, che dovevamo stare vicini, se ci poteva cambiare il biglietto. Praticamente si sono sbattuti in 3-4 persone Sì. per farci muovere e farci stare assieme. Sì. Cioè, Poi io- alla fine c'è stato un ragazzo che era da solo e che si è automaticamente intercambiato con me, visto che era lì da solo. Ma cioè, È scusate, stati carini, perché queste davvero. cose così, cioè, ci stanno succedendo una dietro l'altra. Non posso dire che non è, cioè, è normale qua, non è normale da altre parti del mondo. Sì, che sconosciuti si preoccupino per te è una cosa veramente un po' particolare per noi. Comunque, no, è stata veramente una bella funzione. No, Tra l'altro, a me ha commosso. Sì, è stato commovente. Piena di significato, comunque adesso spiegare tutto sarebbe veramente lungo. Comunque questa congregazione è una congregazione di asceti, perché poi loro nella vita normale sono asceti, vivono in povertà, non devono ascoltare i bisogni del corpo e tutto questo movimento proprio dei dervishi, quelli rotanti, che sono i più famosi di questi movimenti, è nato qui a Konya e il suo fondatore, che ha un nome, ragazzi, ve lo scrivo qui sotto, ok? Sì, Perché poi è lo devo difficile. cercare io, grazie. Ok. No, che poi è soprannominato Mevlana. Le sue spoglie sono custodite qui, proprio in un mausoleo che si chiama Mausoleo di Mevlana. E che adesso andiamo a vedere perché l'hanno appena ristrutturato. Dur abla dur. Abla dur. Abla dur. Nereye gideceğim ben şimdi? Ok. Siamo all'interno del mausoleo, dovrebbero esserci alcuni manufatti dervishi appunto. Di fianco c'è anche la moschea che cercheremo ovviamente di entrare anche lì. Qua in Turchia si può rispetto al Marocco. Non ha prezzo, l'ingresso è completamente gratuito e c'è tanta gente anche. Classica struttura islamica dove c'è la moschea alle spalle, diciamo le fontane per fare l'abluzione. Però la cosa carina è che c'è tutto un chiostro attorno che gira per ripararsi dal sole quando fa tanto caldo. Mi sa che qua farà tanto caldo. Entriamo in sala operatoria. Queste sono le loro tombe, quando, visto che vivono in povertà, quando muoiono vengono seppelliti qua. Ci sono diversi cappelli, ieri sera avete visto cappelli normali, poi ce n'era uno che aveva una striscia verde, questi qua con le strisce bianche, suppongo, ma è una mia supposizione, che siano i vari ordini interni che hai raggiunto, cioè come da noi i cardinali, i preti, eccetera, eccetera. Quindi qua probabilmente vengono seppelliti solo quelli che raggiungono, penso, i primi livelli, suppongo. Quello che avete appena visto è la tomba di Rumi, colui che ha fondato il movimento.
Questi qui raccolti sono delle varie versioni del Corano. Partiamo dal 1800, qui siamo già al 1200. Andiamo a vedere dove arriva. Questa è la più antica. Questa che avete appena visto è la più vecchia in assoluto, infatti in una teca un po' particolare ed risale più o meno al 1200. Qui da questi buchi sono tutti ad annusare. Profumo di rosa. Una caratteristica che non abbiamo mai detto, anche ieri sera, quando giravano e ti passavano davanti, avevano un profumo di fiori intensissimo. Penso che loro lo utilizzino proprio su tutti i vestiti, non so, probabilmente fa parte magari del loro rito e quindi lo senti proprio. Questo qua, che probabilmente sono le spoglie di qualcuno, ancora profumano di quei fiori lì. Proprio tu, Hai visto che ce li hanno tutti i cinesi? Esatto, ho seguito la cinese. Ah, hai seguito una? No. Questa moschea non è enorme, ok? Però è molto decorata rispetto a molte altre che abbiamo visto e ha il classico profumo di rosa che hanno tutti addosso. È una cosa impressionante. Ragazzi, dopo aver ricevuto un Corano in italiano, sì, Sono due, uno lo regaleremo a voi. ci avviamo verso il bazar di Konya che è qui davanti a noi. Lo faccio vedere. Comunque, sempre per legarci al punto di prima, persone disponibilissimi. Ma sì, lui è andato dentro e mi ha detto: ma hai visto che c'è il Corano anche in italiano? Ho detto: no, dove? Lui: dentro a destra. Io sono entrata e ho visto un mobile chiuso. E lui ha aperto il mobile e mi dice: oh, guarda, tutte le lingue qua, prendi quanti ne vuoi. Ho detto: no, beh, uno basta. Dai, andiamo al mercato. Mercato vuol dire anche molti souvenir, sicuramente tanti che ci parleranno in italiano. Allora dobbiamo prendere una calamita per una ragazza che me l'ha chiesto. È vero, Che forse apprezza anche questo. vero. Sapete cos'è questo? L'insegna di un barbiere. Qui in mezzo al mercato ci siamo fermati da un barbiere a caso. Mauro si sta facendo fare la barba, gli ha detto: solo barba, non questa. Io spero che gliela taglino. Nel frattempo, vabbè, io non posso stare dentro perché sono solo uomini, però ho visto che gli sta tagliando anche i capelli da parte. Non so cosa viene fuori, ragazzi, quando esce lo vedrete. Cosa ne dite? Fammi vedere un po'. Te l'ha almeno raddrizzata, dai. Siamo venuti in un posto tipico dove fa etli ekmek. È una specie di pide ma è lunga come tutto questo coso qua. Adesso ce ne fa una al volo. Fa un caldo qui incredibile, però guarda che roba. Siamo fermati a mangiare, come al solito, una volta al giorno vi beccate, o anche due, vi beccate che mangiamo. In questo momento siamo fermati vicino alla moschea, c'è una zona di passaggio, diciamo una specie di balzata, e ci siamo fermati a mangiare una cosa tipica del posto, proprio di questa città, che si chiama Etilene. Così. Me lo dici tu? Etli ekmek. Etli ekmek, ma quello lungo. Diciamo che è una sorta di pizza allungata, non molto lievitata, che l'abbiamo già mangiata, ma questa qua la fanno più lunga e boh, c'ha qualche particolarità, nel senso che non ha il formaggio, un pochino diversa. Ed ecco qua Marina che mangia il suo brodaglio, e questo è il Etile Meknek. Leggi bene almeno. Etile, scritto così. Ragazzi, voi non sapete la difficoltà nel cambiare lingue, anche così repentinamente più di una volta. E ci va bene che queste lettere riusciamo ancora a leggerle, ma quando iniziamo ad arrivare sul cirillico mi spiace. Col cirillico già inizio anch'io, brava. ma tipo il georgiano no. Vabbè, sì. Si va a gesti a traduttore. Assaggiamo se il peperone è piccante. È andata bene, va? Dolcissimo. Praticamente l'etli ekmek penso che abbia lo stesso sapore della pide,
forse è un po' più sottile e senza formaggio è un po' più leggero, un po' più estivo, dai. Meno male, è prezzemolo. Ah, meno male. Guidando io finalmente ha voluto fare, siamo in un rettilineo però almeno un po' di confidenza col bestione come sei? Com'è guidare brutto? È come la macchina, solo che non sta fermo. Ok, non sta fermo, è così, brutto è un po' irrequieto. Ancora 84 km prima della curva, poi ti lascerò la guida. Andiamo, va, se arriviamo bene, se non vedete più le puntate saprete perché. Oh, ma che bello filmare, aspetta che vado fuori. Siamo nel cuore della Turchia, proprio nel pieno centro. La strada è quella che va ad Ankara, però non andiamo là. Guarda, ti lo fermo. Guarda. Nella barbetta di oggi che volevo farvi vedere, non è, cioè, vi spiego, c'è una cultura di barbieri dove ti fanno i massaggi, ti mettono le cose calde, ecco, il barbiere che ho scelto oggi queste cose non le faceva, però vabbè, mi ha tagliato la barba, me l'ha tagliata bene, mi ha messo il balsamo, insomma, va bene, ma non è quello che stavo cercando io. Mi sa che bisogna andare dai vecchi barbieri, vediamo se per strada ne troviamo qualcuno che ti fa tutto il super trattamento. Detto questo, fan calde l'ostia, siamo in mezzo, io considererei questo un deserto, c'è steppa, non c'è acqua e allora stai ferma però. L'umidità è pari al 10, 12, 13%, quindi e dove andiamo secondo me evapora tanta roba. Distrutto. Abbandono. Distrutta la donna. No, c'è troppo vento, ragazzi. Avrò perso 3 kg, sono affaticatissima, basta. Ho fatto 50 km, sono devastata. Stanca di guidare. Porca vacca, c'è troppo vento, non riesco, è una roba. Cioè adesso ho male alle spalle anch'io, devo farmi le terapie. Ti sei goduto sti 50 km? Ma se non mi hai fatto dormire, ho detto io vado dietro a dormire, mi hai detto no. Mi lasci da sola la prima volta che guido. Allora, no. Pensa, mi fido. No, avevi solo sonno. Vabbè. Oh, era una cucinella. Poverina. Pensavo di essere in una rivendita, in una rivendita di camper, invece. A Milano però. Sono tutte targate italiani, guarda. Ci saranno una trentina di camper, perché di più? Saranno venuti anche loro a visitare il Tuzgolu. Oh, hai svelato dove siamo? Siamo in Tuzgolu, detto anche il secondo lago salato della Turchia. È in mezzo fra Diciamo che è sotto. nulla. Abbiamo visto solo campagne coltivate ma senza vegetazione alta, ecco. Però è un lago che ovviamente insomma è bello grosso, dimensione 50 km per 70. In base all'evaporazione ovviamente si allarga e si stringe. È un po' un pantano, insomma, quindi consigliano di non venirci con i mezzi. Vedete? Dicono che faccia bene anche per i reumatismi e per curare i problemi respiratori. Stai qua un mese, amore. Ti serve. Ecco
il sale che è bianco e non è rosa, mentre l'acqua è rosa perché? Perché c'è quell'alga, nasce rosa, i fenicotteri la mangiano, diventano rosa, tu mangi il fenicottero, vai in giro che sembri Gabbiano. Allora, cosa abbiamo capito di questo lago salato? Che ci portano un sacco di turisti, che fa male camminarci sopra e che se venite nella stagione della secca fate delle foto spettacolari. Nel frattempo noi abbiamo deciso che dobbiamo lavarci i piedi perché sono conciati in uno stato pietoso. Guarda, sembra che sono ingessata. Hai le scarpette, Mauri? Sì, esatto, ti piacciono? Belle. Nel frattempo, siccome ormai da 2 giorni che viaggiamo e dobbiamo lavarci, perché siamo arrivati al primo giorno la doccia va bene, sei riuscito a farla al mare. Il secondo giorno bisogna cambiare sistema. Siccome l'impianto è stato fermo circa un mesetto e poi erano già, non sbaglio, 6 mesi, no, 4 mesi, 4-6 mesi che non abbiamo cambiato i filtri, direi che è ora di cambiare. Così abbiamo pulito tutto l'impianto e quindi dai, su, passami il coso, che devo mettere dentro questo. Il nostro impianto dell'acqua è qua dietro la doccia. Pompa, primo filtro, secondo filtro, pompa, 3 stadi di filtri, 5 micro, UV, ma Già fatto. Guarda come siamo belli dopo la doccia, con i capelli lavati. Io lo sono quella prima. No, anche tu, solo che tu hai la coda e nessuno lo vede. Ma c'hai il capello fluente. Fluento. Io da voi vengo sempre accusato di non essere romantico e oggi lo diventerò. Ma sono cacchi vostri. Perché? Perché adesso ci sarà un bellissimo tramonto qua sul lago che ve lo lascerò fino alla fine.